Ciao e benvenuti al podcast di Impara l'italiano. Io sono Riccardo. E io sono Helen, e oggi, amici, parliamo di un argomento che tocca praticamente ogni studente di italiano nel mondo, la paura di aprire bocca. Esatto. Quante volte avete pensato, lo so, lo capisco, ma non riesco a dirlo? Se anche voi vi riconoscete in questa frase, restate con noi, perché oggi cambiamo strategia insieme. Prima di iniziare, un piccolo favore. Se il nostro lavoro vi è utile, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci aiuta davvero tanto a continuare a creare episodi come questo. Allora, cominciamo. Helen, dimmi la verità. Anche tu, imparando le lingue, hai avuto questa paura? Sempre, Riccardo, ogni singola volta. E credo sia normale. Il problema non è la lingua, è la testa. Iniziamo da qui, allora. Perché una persona che capisce l'italiano, che magari guarda film, ascolta podcast come questo, poi si blocca davanti a una semplice domanda? Perché nella nostra testa esiste un giudice invisibile, un giudice che controlla ogni parola prima che esca dalla bocca. È giusto questo verbo? Ho sbagliato l'articolo? La pronuncia è corretta? E mentre il giudice lavora, il tempo passa e la conversazione va avanti senza di noi. È un'immagine perfetta, Helen. E la cosa curiosa è che questo giudice non esisteva quando eravamo bambini. Nessun bambino italiano ha mai pensato «Aspetta, prima di dire questa frase devo controllare se il congiuntivo è corretto». Esatto, il bambino sbaglia, viene corretto con dolcezza, riprova, sbaglia ancora e piano piano impara. Nessuno gli dice «stai zitto finché non parli perfettamente». E allora perché noi adulti ci trattiamo così male? Perché ci mettiamo standard che nessun bambino dovrebbe mai avere? Perché abbiamo paura del giudizio degli altri. Ma vi dico una cosa, amici. Nella mia esperienza, le persone non giudicano chi prova. Giudicano semmai chi non ci prova nemmeno. Verissimo. Un errore detto ad alta voce vale 1000 frasi perfette pensate in silenzio. Voglio darvi subito una regola che deve diventare il vostro mantra da oggi in poi. Parlare male è meglio che non parlare. Ripetetela con noi, seriamente, anche ad alta voce se siete soli. Parlare male è meglio che non parlare. Facciamo un esempio concreto. Immaginate di voler dire «Avrei voluto dirti che ieri sera sono andato al ristorante con dei colleghi, ma poi ho cambiato idea». Una frase lunga, elegante, complicata. E se questa frase vi blocca, sapete cosa potete dire invece? Semplicemente «Ieri sono andato al ristorante». Punto. Frase corta, chiara, funziona. La perfezione paralizza, la semplicità libera. E questo vale per ogni livello, anche per chi studia italiano da anni. Aggiungerei una cosa, Helen. Molti studenti vogliono suonare come un madrelingua fin dal primo giorno, ma non è realistico e non serve nemmeno. È molto meglio essere uno studente attivo, che fa errori ma comunica, piuttosto che uno studente silenzioso, che è perfetto solo nella propria testa. Passiamo alla pratica, Helen. Facciamo un piccolo dialogo, una situazione che tutti prima o poi vivono, conoscere una persona nuova. Perfetto, iniziamo. Ciao, piacere, io sono Helen, tu come ti chiami? Ciao Helen, piacere mio, io mi chiamo Riccardo. Di dove sei? Sono di Tolino, ma adesso vivo a Bologna. E tu? Io sono di Napoli, ma vivo e lavoro a Roma. Faccio l'insegnante. Avete sentito? Una conversazione semplicissima. Nessuna parola difficile, nessun tempo verbale complicato. Solo presente, informazioni base e la conversazione funziona benissimo. Questo è esattamente il tipo di dialogo che potete ripetere ogni giorno, anche da soli, davanti allo specchio, mentre camminate, mentre cucinate. E parlare da soli non è strano, fidatevi, è allenamento puro. Potete raccontare quello che state facendo in questo momento. Ora preparo il caffè. Ora sono un po' stanco. Ora ascolto un podcast in italiano. Frasi banali, sì, ma potentissime. Allenano il cervello a pensare direttamente in italiano, senza passare dalla vostra lingua madre. Parliamo ora di uno dei blocchi più comuni, la paura dei tempi verbali. Quante volte avete pensato «non parlo perché non so se devo usare il passato prossimo o l'imperfetto»? Tantissime, immagino, ma ecco la buona notizia. Potete usare il presente quasi sempre e la comunicazione funziona comunque. Esempio, invece di preoccuparvi se dire «ieri sono andato al lavoro» o «ieri andavo al lavoro», potete semplicemente dire «ieri io vado al lavoro». Non è perfetto, lo sappiamo, ma è comprensibile al 100%.
E con il tempo, ascoltando, leggendo, parlando, arriverete naturalmente a dire «Ieri sono andato al lavoro», senza nemmeno pensarci. La grammatica è uno strumento che vi aiuta, non un muro che vi blocca. Se aspettate di conoscere tutta la grammatica italiana prima di parlare, amici miei, non parlerete mai, mai. Parlate con quello che sapete oggi. Anche pochissimo è già sufficiente per cominciare. Facciamo un altro esercizio pratico insieme. Fermate il video se volete, ripetete le frasi ad alta voce. Immaginate di essere in un bar italiano. Iniziamo io e Helen. Buongiorno, un caffè per favore. Subito, vuole anche un cornetto? Sì, un cornetto alla crema, grazie. Frasi brevi, semplicissime, ma fondamentali. Se imparate bene queste strutture e le usate quando siete in Italia, vi sentirete immediatamente più sicuri. La sicurezza, ricordatevelo sempre, nasce dall'azione, non nasce dal pensiero, non nasce dallo studio da solo davanti a un libro, nasce quando aprite la bocca. Un consiglio che amo molto dare è questo: accettate il silenzio. A volte parlate e poi non sapete più cosa dire. Succede a tutti, anche ai madrelingua. Ed è normale, non è un fallimento. Potete usare piccole frasi per prendere tempo, come «fammi pensare un attimo», oppure «non so bene come dirlo». Anzi, queste frasi vi fanno sembrare ancora più naturali, più autentici. Anche noi italiani, quando parliamo, facciamo pause, cerchiamo le parole, esichiamo. Non esiste una conversazione perfetta, esiste una conversazione reale e voi dovete essere dentro quella conversazione, non fuori a osservarla. Parliamo ora della mentalità giusta da avere. Molti studenti mi dicono: capisco tutto quando ascolto, ma poi non riesco a parlare. Sapete perché succede? Perché il cervello è abituato solo a ricevere informazioni, ad ascoltare, a leggere, ma non abituato a produrle attivamente. Esatto, parlare è come un muscolo. Se non lo usate non cresce, punto. Per questo servono piccoli esercizi, ogni giorno, con costanza. E non serve nemmeno tanto tempo. 5 minuti di parlato attivo valgono molto di più di un'ora di studio passivo di grammatica sui libri. Potete raccontare la vostra giornata, i vostri piani per il weekend o semplicemente ripetere le frasi che sentite in questo podcast. L'importante, sempre, è aprire la bocca. E ricordatevi, non dovete essere perfetti per farvi capire. Dovete solo essere chiari. La chiarezza conta più della correttezza grammaticale. Se fate errori, va benissimo così. Anzi, gli errori sono segnali di progresso, non di fallimento. Prima di continuare, un altro piccolo promemoria. Mettete like a questo episodio e iscrivetevi al canale Italiano Narrato, così non perdete i prossimi episodi. Nella seconda parte di oggi voglio portarvi ancora più nella vita reale, perché la vita, amici, non è un libro di grammatica. Verissimo. La vita reale è fatta di frasi corte, a volte incomplete, spesso imperfette. Quando siete per strada e chiedete un'indicazione, non state costruendo un capolavoro letterario. Volete solo arrivare da un punto A a un punto B, ed è proprio questo tipo di italiano essenziale che dobbiamo allenare insieme oggi. Facciamo un esempio. Immaginate uno studente che è appena arrivato in Italia e deve chiedere indicazioni. Scusi, dov'è la stazione? La stazione è lì, a destra. È lontana? No, 5 minuti a piedi. Ecco, brevissima, ma perfettamente funzionale. Non serve dire altro. Molti studenti pensano «devo spiegare tutto nei minimi dettagli», ma nella realtà, spesso, meno parole significano più efficacia. Ed è anche un grande sollievo saperlo, no? Vi toglie una pressione enorme dalle spalle. Un altro errore molto comune è tradurre mentalmente dalla propria lingua all'italiano, parola per parola. Questo processo rallenta tutto e crea ansia. Invece è molto meglio memorizzare frasi pronte, come dei blocchetti da usare all'occorrenza. Per esempio, non capisco. Può ripetere per favore? Un momento per favore. Frasi potenti, semplici, immediate. E quando le usate spesso diventano automatiche. Non dovete più pensarci sopra. Questo è l'obiettivo finale, automatizzare il parlato. Parliamo adesso di una situazione che mette in difficoltà tantissimi studenti. Raccontare se stessi. È vero, molti hanno paura perché pensano di non avere abbastanza vocabolario, ma anche qui la semplicità è la vostra migliore alleata. Facciamo un esempio insieme. Ciao, io sono Riccardo. Ho 38 anni, vivo in Italia, lavoro come insegnante e nel tempo libero mi piace leggere e viaggiare. Perfetto,
semplice, chiaro, completo. Non serve aggiungere altro. Chi ascolta capisce esattamente chi sei. E potete usare esattamente questa struttura, cambiando solo le parole che vi riguardano. È un esercizio ottimo da ripetere ogni giorno. Vi consiglio anche di ripeterlo ad alta voce, magari davanti allo specchio. All'inizio vi sentirete un po' strani, lo ammetto, ma è assolutamente normale. Dopo qualche giorno, però, vi sentirete molto più naturali, quasi automatici. Un'altra cosa fondamentale da accettare è questa. Non capirete sempre tutto quello che sentite, e va bene così. Quando parlate con un italiano, magari capite solo il 60, il 70% della conversazione. Non serve capire ogni singola parola per rispondere. Potete rispondere semplicemente a quello che avete capito. Facciamo un piccolo esempio con una conversazione volutamente imperfetta ma reale. Ieri sono andata al cinema con alcuni amici, poi abbiamo mangiato una pizza vicino al centro storico. Ah, sei andata al cinema. Che film hai visto? Avete notato? Riccardo non ha capito tutta la frase, ma ha colto cinema e ha continuato la conversazione senza fermarsi. Questo, amici, è comunicare davvero. Non è un esame scolastico, è un'interazione umana vera. E le interazioni umane sono sempre un po' imperfette. Molti studenti si bloccano completamente quando non capiscono una singola parola. Ma pensateci, anche noi madrelingua a volte non capiamo tutto quello che sentiamo. Chiediamo, interpretiamo, andiamo avanti. Parliamo ora di un tema molto delicato, la paura del giudizio altrui. Tantissimi studenti pensano, se parlo male gli altri penseranno che sono stupido. Vi dico una cosa chiara, questo pensiero è completamente falso. Quando parlate una lingua straniera, anche con errori, state dimostrando coraggio e le persone generalmente rispettano profondamente questo coraggio. In Italia, in particolare, vi assicuro, le persone apprezzano tantissimo chi si sforza di parlare italiano, anche con errori. Spesso vi aiutano con gentilezza. E se per caso incontrate qualcuno poco gentile, ricordatevi, quel problema è suo, non vostro. L'importante è che voi continuate a provare. Un metodo efficace per ridurre questa paura è iniziare con conversazioni brevissime. Non serve parlare per 10 minuti, anche 30 secondi contano. Un saluto, una domanda semplice, una risposta breve. Ogni piccolo successo, per quanto minuscolo, costruisce fiducia reale. Facciamo un altro piccolo esercizio pratico. Immaginate di incontrare un collega. Una conversazione semplicissima, ma vera. Ciao, come stai? Bene, grazie. E tu? Tutto bene. Oggi lavoro davvero molto. Anch'io sono un po' stanca oggi. Fine. Semplice, normale, quotidiana. Non è una conversazione speciale, ma è assolutamente vera e reale. Se riuscite a sostenere questo tipo di scambio, sappiatelo, state già parlando italiano. Sul serio. Un altro consiglio prezioso: non correggetevi troppo mentre parlate. Se dite una frase e vi accorgete di un errore, continuate comunque. Correggersi in continuazione interrompe il flusso naturale del discorso e aumenta l'ansia. Prima parlate, liberamente. La correzione arriva dopo, magari studiando o scrivendo. Il parlato deve essere libero, quasi come ballare. Se pensate troppo ai passi, non ballate mai davvero. Arriviamo ora a un punto essenziale: creare l'abitudine di parlare ogni giorno. Non serve avere tanto tempo libero, non serve vivere in Italia, non serve nemmeno avere un livello alto. Serve solo una decisione: parlare ogni singolo giorno, anche pochissimo. La costanza, amici, è molto più importante della quantità. Meglio 5 minuti ogni giorno che 2 ore una volta al mese. Molti studenti pensano, quando avrò più tempo parlerò di più, ma la verità purtroppo è che quel momento perfetto non arriva mai. La soluzione reale è integrare l'italiano dentro la vostra vita quotidiana, dentro le cose che già fate ogni giorno, mentre cucinate, mentre guidate, mentre camminate. Potete descrivere ad alta voce o anche solo mentalmente quello che vedete intorno a voi. Oggi il tempo è bello. Ora preparo la cena. Sono un po' stanco, ma contento. Sembrano frasi banali, lo so, ma allenano costantemente il cervello a produrre italiano in modo naturale, senza sforzo eccessivo. Un altro esercizio molto efficace è provare a parlare al passato e al futuro, in modo semplice, senza pretese di perfezione. Potete dire: ieri lavoro tutto il giorno, oppure domani vado al lavoro. Non è grammaticalmente perfetto, lo sappiamo bene, ma comunica perfettamente. E col tempo, naturalmente, arriverete a dire ieri ho lavorato e domani andrò. Ma non dovete aspettare quel momento per iniziare a parlare oggi.
Il vostro italiano di oggi è già sufficiente per parlare oggi. L'italiano di domani, quello migliore, arriverà proprio parlando, giorno dopo giorno. Voglio dirvi una cosa importante su come usare italiano narrato al meglio. Questo podcast non è fatto solo per essere ascoltato passivamente. Esatto, è fatto per essere usato attivamente. Potete fermare l'episodio, tornare indietro, ripetere le frasi che avete sentito. Potete imitare l'intonazione, il nostro ritmo, le nostre pause. Questo, credetemi, è un metodo incredibilmente potente per migliorare. Imitare non significa copiare senza capire, significa imparare davvero come suona l'italiano, vero, quello parlato ogni giorno. Anche se non capite ogni singola parola, il vostro orecchio e la vostra bocca imparano insieme, naturalmente, senza forzature. Facciamo ora un'ultima conversazione modello un po' più lunga, che unisce tutto quello che abbiamo detto oggi. Una conversazione semplice, quotidiana, senza frasi difficili, esattamente come dovrebbe essere una conversazione reale. Ciao Helen, come va oggi? Ciao Riccardo, così, sono un po' stanca, ma tutto sommato va bene. Capisco. Hai lavorato molto oggi? Sì, tutto il giorno, ma stasera voglio riposarmi un po'. Fai bene, anch'io oggi sono abbastanza stanco. Questa conversazione non ha nulla di speciale, ma è reale, autentica, vera, ed è esattamente questo il livello che dovete cercare. Non conversazioni perfette da manuale, ma conversazioni vere, umane, imperfette. Se riuscite a sostenere un dialogo come questo, amici, state già parlando italiano. Prima di chiudere questo episodio, vogliamo lasciarvi con alcuni ultimi pensieri importanti. Primo, non confrontatevi troppo con gli altri studenti. Ognuno ha il proprio ritmo. C'è chi parla subito, senza problemi, e c'è chi ha bisogno di più tempo. Entrambi i percorsi sono validi. L'importante, sempre, è non fermarsi mai completamente. E ricordate una cosa fondamentale. La paura non sparisce prima di parlare, sparisce mentre parlate. L'azione viene sempre prima della sicurezza, non il contrario. Prima agite, con coraggio, e poi, gradualmente, vi sentirete sicuri. Se oggi riuscite a parlare per 1 minuto, domani parlerete per 2. Tra un mese forse parlerete per 10 minuti interi. Funziona esattamente così, ma solo se iniziate oggi. E se in qualche momento vi sentite bloccati, sapete cosa fare. Tornate a questo podcast, ascoltate di nuovo, ripetete le frasi, parlate con noi, con Riccardo e con me. Usateci come compagni di conversazione, ogni settimana, ogni giorno se volete. Parliamo ora di una delle situazioni che spaventa di più, parlare al telefono in italiano, senza vedere la faccia della persona, senza gesti, solo voce. È vero, al telefono manca tutto il linguaggio del corpo che normalmente ci aiuta a capire, ma anche qui la soluzione è avere frasi pronte. Facciamo un esempio. Immaginate di chiamare per prenotare un tavolo al ristorante. Buonasera, vorrei prenotare un tavolo per 2 persone, per stasera. Certo, a che ora? Alle 8, se è possibile. Perfetto, a che nome? A nome Riccardo. Vedete? Frasi cortissime, prevedibili, quasi uno schema fisso. Se preparate mentalmente queste strutture prima di chiamare, la paura diminuisce moltissimo. E se non capite qualcosa, potete sempre dire «Scusi, può ripetere più lentamente, per favore?» Nessuno si offende, ve lo garantisco. Un'altra situazione quotidianissima è fare la spesa al mercato o al supermercato. Sembra semplice, ma spesso mette ansia agli studenti. Vediamo un piccolo dialogo al mercato della frutta. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, vorrei 1 chilo di mele, per favore. Certo, altro? Sì, anche mezzo chilo di pomodori. Ecco a lei, sono 6 euro in totale. Semplicissimo, no? Numeri, prodotti, cortesia, non serve altro. E più ripetete questo tipo di scambio, più diventa automatico. Un consiglio, quando fate la spesa vera nella vostra città, provate a tradurre mentalmente quello che state facendo in italiano, anche se nessuno vi sente. È un allenamento silenzioso ma efficace. Passiamo a un'altra situazione. Salire su un taxi in una città italiana. Anche qui, poche frasi bastano davvero per gestire tutta la conversazione. Buonasera, alla stazione centrale, per favore. Va bene, è la prima volta che viene in città? Sì, sono qui per lavoro. Ah, che bello! Le piace la città? Sì, molto, è bellissima. Notate come la conversazione scorra naturalmente, con domande e risposte brevi. Non dovete essere brillanti, dovete solo partecipare. E se il tassista parla troppo veloce, potete sempre sorridere e dire «Mi dispiace, non capisco tutto. Può parlare più piano?» Un'altra situazione classica per chi viaggia è il check-in in hotel. Vediamo insieme come gestirla con semplicità. Buonasera, benvenuto. Ha una prenotazione?
Sì, ho prenotato una camera singola per 3 notti. Perfetto, mi può dare un documento per favore? Certo, ecco il mio passaporto. Grazie. Ecco la chiave, camera 312, al terzo piano. Vedete quante volte torna la parola per favore? È una parolina piccola, ma potentissima, che rende ogni frase più naturale e gentile. E se non ricordate una parola specifica, potete sempre indicare, gesticolare, sorridere. La comunicazione non è fatta solo di parole perfette. Parliamo ora di una situazione un po' più delicata, ma importante da conoscere. Andare dal dottore. Sì, perché in questi momenti la paura di non farsi capire aumenta, ma anche qui bastano frasi semplici. Buongiorno, dottore, non mi sento molto bene. Mi dica, cosa sente esattamente? Ho mal di testa e un po' di febbre da ieri. Capisco. Da quanti giorni ha questi sintomi? Da 2 giorni. Notate come con poche parole di base come mal di testa, febbre, da ieri, potete già comunicare un problema di salute in modo comprensibile. Ed è sempre utile avere pronte queste frasi essenziali, anche solo scritte sul telefono, per sicurezza. Torniamo a qualcosa di più leggero, il tempo atmosferico. In Italia, come in molti paesi, parlare del meteo è quasi un rituale sociale. È vero, è l'argomento perfetto per iniziare una conversazione con chiunque, anche con uno sconosciuto. Che bella giornata oggi, vero? Sì, finalmente c'è il sole dopo tanta pioggia. Speriamo che duri anche nel weekend. Sì, vorrei portare i bambini al mare. Ecco un altro esempio di conversazione naturale, leggera, che chiunque può iniziare in qualsiasi momento, in fila, al parco, in ascensore. Imparate qualche frase sul meteo, funzionano quasi sempre come rompighiaccio perfetto. Un altro argomento molto comune nelle conversazioni quotidiane è la famiglia. Vediamo un piccolo esempio. Hai fratelli o sorelle? Sì, ho una sorella più grande. E tu? Io ho 2 fratelli più piccoli. Abitano ancora con i nostri genitori. Che bello. Io invece vivo da solo, ma vado spesso a trovare i miei. Notate come basti un vocabolario semplicissimo, fratelli, sorelle, genitori, per costruire un dialogo autentico e interessante. Preparate mentalmente 2 o 3 frasi sulla vostra famiglia. Vi serviranno moltissime volte, in tantissime conversazioni diverse. Un altro tema perfetto per fare conversazione, gli hobby, il tempo libero. Cosa ti piace fare nel tempo libero, Helen? Mi piace leggere, soprattutto romanzi, e mi piace anche cucinare. E a te? A me piace correre la mattina presto e ogni tanto suono la chitarra. Che bello! Da quanto tempo suoni? Da circa 5 anni, ma sono ancora un principiante. Un dialogo semplice ma pieno di vita vera. Parlare dei propri hobby è un modo naturale per far conoscere agli altri e a voi stessi la propria personalità in italiano. Passiamo ora a qualcosa di leggermente più avanzato, ma sempre accessibile. Esprimere un'opinione. Hai visto l'ultimo film di cui parlano tutti? Sì, l'ho visto ieri sera. Secondo me è molto bello, ma un po' lungo. Sono d'accordo, anche a me è piaciuto molto. Secondo me, sono d'accordo, non sono d'accordo. 3 espressioni semplicissime che aprono infinite conversazioni. Non serve avere ragione, non serve convincere nessuno, basta condividere un pensiero, in modo semplice e onesto. E cosa succede quando non siamo d'accordo con qualcuno? Anche questa è una situazione normalissima da gestire in italiano. Vediamo un piccolo esempio. Gentile ma diretto. Secondo me questo ristorante è troppo caro. Non sono del tutto d'accordo. Penso che il cibo sia davvero buono. Forse hai ragione, però il prezzo mi sembra comunque alto. Capisco il tuo punto di vista. Notate il tono gentile, mai aggressivo. Non sono del tutto d'accordo, capisco il tuo punto di vista. Frasi che permettono di esprimere un'opinione diversa senza creare conflitto. Un'altra competenza fondamentale: sapere chiedere scusa in modo naturale. Scusa, sono in ritardo, il traffico era terribile. Non ti preoccupare, è successo anche a me la settimana scorsa. Grazie per la pazienza. Figurati, tranquilla. Notate, scusa, non ti preoccupare, figurati, piccole parole che rendono le relazioni più fluide e naturali ed evitano tensioni inutili. Usatele spesso, non abbiate paura di sembrare troppo educati. In italiano la gentilezza è sempre ben accolta. Vediamo ora come chiedere un piccolo favore in modo naturale, senza sentirsi a disagio. Scusa, mi puoi aiutare un attimo con questa valigia? Certo, nessun problema. Grazie mille, sei molto gentile. Figurati, è un piacere. Mi puoi aiutare? Nessun problema. Grazie mille.
Strutture semplici che potete usare in decine di situazioni diverse ogni giorno. E ricordate, chiedere aiuto non è una debolezza, è parte naturale della comunicazione umana, in qualsiasi lingua. Un tema che torna spesso nelle conversazioni tra adulti, il lavoro. Che lavoro fai, Helen? Lavoro in un ufficio, mi occupo di marketing. E tu? Io insegno in una scuola, italiano per stranieri in realtà. Che bel lavoro! Ti piace insegnare? Sì, moltissimo, soprattutto quando vedo i miei studenti fare progressi. Un dialogo semplice sul lavoro, con domande dirette e risposte brevi, perfetto da imparare a memoria e riutilizzare. Parliamo ora di come discutere semplicemente dei propri progetti futuri senza usare strutture grammaticali complicate. Cosa hai in programma per l'estate? Voglio andare in vacanza al mare, in Sicilia forse. E tu? Io penso di visitare la famiglia, forse anche un piccolo viaggio in montagna. Che bello! La montagna d'estate è meravigliosa. Usare semplicemente voglio, penso di, forse, vi permette già di parlare del futuro senza dover padroneggiare tempi verbali complessi. A volte, parlando, capita un piccolo malinteso. Vediamo come gestirlo con naturalezza, senza panico. Scusa, non ho capito bene, intendevi oggi o domani? Ah, scusa, intendevo domani, mi sono spiegata male. Ah, ok, ora ho capito. Grazie per la precisazione. Non ho capito bene, mi sono spiegata male. Ora ho capito. Frasi semplicissime che risolvono qualsiasi incomprensione senza stress. I malintesi capitano anche tra madrelingua, ricordatelo sempre, non è un vostro fallimento personale. Vediamo ora qualcosa di piacevole, come fare un semplice complimento in italiano. Che bella giacca! Dove l'hai comprata? Grazie mille, l'ho comprata a Firenze l'anno scorso. È davvero elegante. Sei molto gentile, grazie. I complimenti aprono relazioni, creano connessione immediata e rispondere con un semplice grazie mille è sempre la scelta giusta. Provate a fare un complimento sincero oggi stesso, anche in italiano scritto, a un amico o su un social. È un ottimo esercizio. Un'altra situazione utile da conoscere, descrivere un oggetto che avete perso. Buongiorno, ho perso la mia borsa, forse qui vicino. Mi può descrivere la borsa? È una borsa nera, piccola, con una cerniera dorata. Va bene, controllo subito se qualcuno l'ha portata qui. Colori, dimensioni, dettagli semplici. Nera, piccola, dorata. Con un vocabolario base potete descrivere praticamente qualsiasi oggetto smarrito. Parliamo ora di una situazione molto pratica, soprattutto ai mercatini. Negoziare un prezzo. Questo costa 20 euro. È un po' caro, mi può fare uno sconto? Va bene, per lei 18 euro. Perfetto, va bene così, grazie. Un po' caro, mi può fare uno sconto, va bene così. Piccole frasi che vi permettono di negoziare con educazione e sicurezza. Non abbiate paura di chiedere, in molte situazioni informali è del tutto normale. Torniamo a una situazione quotidiana molto semplice. Incontrare un vicino di casa nell'ascensore o in cortile. Buongiorno, come va? Bene, grazie. Un po' impegnata come sempre. E lei? Anch'io, tanto lavoro questa settimana. Capita a tutti, purtroppo. Buona giornata. Grazie, altrettanto. Conversazioni brevissime come questa costruiscono giorno dopo giorno la vostra fluidità reale, quella che serve davvero nella vita di tutti i giorni. Prima di chiudere davvero l'episodio, vogliamo lasciarvi un piccolo rituale da praticare ogni giorno per costruire fiducia passo dopo passo. Ogni mattina, appena svegli, provate a dire ad alta voce 3 frasi semplici in italiano. Come state? Cosa farete oggi? E come vi sentite? Per esempio, oggi sono abbastanza riposato. Oggi lavoro fino alle 6. Sono un po' emozionato per stasera. 3 frasi, 30 secondi, ma un allenamento costante che giorno dopo giorno trasforma davvero il vostro italiano parlato. Provateci da domani mattina e scriveteci nei commenti come va. Ci farebbe davvero piacere leggervi. E con questo, amici, arriviamo davvero alla fine dell'episodio di oggi. Vogliamo ringraziarvi di cuore per essere arrivati fino a questo punto, ascoltandoci con tanta pazienza e attenzione. Se questo episodio vi ha aiutato anche solo un po', vi chiediamo un piccolo gesto. Mettete like a questo video, iscrivetevi al canale Italiano Narrato e attivate la campanella delle notifiche. Questo ci permette di continuare a creare contenuti gratuiti, pensati apposta per aiutarvi a parlare italiano con sempre più sicurezza e naturalezza. E iscriveteci nei commenti. Da dove ci ascoltate? Da quale paese? Da quale città? E soprattutto, questo episodio vi ha dato più coraggio di parlare italiano?
Ci fa davvero un immenso piacere leggere le vostre esperienze, i vostri piccoli successi, anche quelli che vi sembrano insignificanti. Non lo sono, credeteci. Ricordate sempre il messaggio principale di oggi. Smettete di pensare troppo e iniziate a parlare. Anche una sola frase detta oggi vale molto più di 100 frasi perfette, pensate, ma mai pronunciate domani. Grazie infinite per averci ascoltato fino a qui su Italiano Narrato. Continuate a praticare, continuate a parlare, senza paura, senza giudizio. E noi vi aspettiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e alla prossima!